Sapete, a volte una piccola storia personale può raccontarci molto, ma molto di più di un intero libro di storia. È proprio il caso dei Promessi Sposi. Oggi non lo guardiamo solo come un romanzo d'amore, ma come un incredibile ritratto di come la vita della gente comune viene, letteralmente travolta dalla grande storia, con la S maiuscola. E Manzoni, furbissimo, ce lo dice subito, fin dall'introduzione. È come se ci dicesse: guardate che qui non parliamo di re, regine o grandi condottieri. No, i protagonisti sono gente meccanica, gente umile, e le loro storie? Per lui sono altrettanto, se non più, degne di essere raccontate. Ok, allora facciamo un salto indietro nel tempo. Siamo in Lombardia, anno 1628. È qui che incontriamo i nostri due protagonisti. Hanno un sogno semplicissimo: sposarsi. Ma, come vedremo, questo sogno sta per andare a sbattere contro un muro fatto di potere, di arroganza e di ingiustizia. Eccoli qui. Da una parte abbiamo Renzo Tramaglino, un filatore di seta, un gran lavoratore. Dall'altra Lucia Mondella, una ragazza dolce, molto devota. Vivono in un paesino vicino al lago di Como, ma attenzione, il contesto è fondamentale. È una Lombardia sotto il dominio spagnolo, un periodo turbolento, pieno di instabilità. Loro vogliono solo sposarsi, ma c'è un ma. Non hanno idea che qualcuno di molto potente ha già messo gli occhi su di loro e ha altri piani. E infatti il primo problema che incontrano non è un caso sfortunato, non è il destino, no, è qualcosa di molto più concreto e disgustoso, un abuso di potere, puro e semplice. E questa purtroppo era la normalità, una dinamica all'ordine del giorno in quel Seicento. Ecco, e qui le cose si fanno interessanti. Per capire bene dobbiamo parlare dei bravi. Chi erano? Non pensiamo a dei semplici delinquenti. Erano molto di più. Erano una specie di esercito privato al servizio dei nobili. In pratica, l'illegalità diventava uno strumento del potere. Erano il braccio violento di un sistema totalmente marcio. E la loro entrata in scena è da brividi. Si presentano dal povero curato, Don Abbondio, e la frase è passata alla storia: questo matrimonio non sa da fare, né domani né mai. Punto. Bastano queste poche parole pronunciate dai bravi di un prepotente locale, Don Rodrigo, e il sogno di Renzo e Lucia viene bloccato, cancellato. Tutto per il capriccio di un uomo. A questo punto cosa possono fare? Devono scappare. Sono costretti a fuggire e, come se non bastasse, vengono separati. E qui il romanzo fa un salto di qualità pazzesco. La loro piccola crisi personale si tuffa in una crisi molto più grande, una crisi che riguarda tutti: la carestia. Renzo infatti finisce a Milano. E cosa trova? I tumulti per il pane, la gente affamata, disperata. Ed è qui che Manzoni è un genio. La fuga di un singolo uomo, Renzo, ci porta dritti nel cuore del caos sociale di un'intera nazione. La sua storia personale si intreccia, diventa una cosa sola con la grande storia. E pensate che sia finita qui? Neanche per sogno. Proprio quando sembra che per Renzo e Lucia non ci sia più speranza, lo sfondo storico, che fino ad ora era rimasto, sullo sfondo, esplode. Si scatena una tempesta perfetta di disastri su tutta la Lombardia. Guardate che sequenza impressionante. Si parte nel 1628 con la carestia che abbiamo già visto. Questo causa fame, rivolte. Poi l'anno dopo arrivano i soldati, i lanzichenecchi, per la guerra, e loro portano saccheggi, violenza, distruzione. Ma il peggio deve ancora venire. Nel 1630 questi soldati si lasciano dietro un regalo terribile: la peste bubbonica. È un'escalation di orrore. Manzoni, per descrivere tutto questo, usa un'immagine potentissima. Parla di un turbine vasto, incalzante, vagabondo. Un turbine, capite? Qualcosa che ti prende e ti trascina via. Che tu sia un povero contadino o un ricco signore. Nessuno, ma proprio nessuno, può sentirsi al sicuro. Ed è qui che tutto cambia. La peste è l'evento che fa saltare il banco. Nella devastazione più totale, le regole, le gerarchie, il potere, tutto quello che sembrava eterno si sbriciola. È un mondo letteralmente sottosopra. Pensiamoci un attimo. Prima della peste, chi era Don Rodrigo? Un signore potente, intoccabile. E Renzo e Lucia? Due poveretti, impotenti, in fuga. E dopo la peste, Don Rodrigo muore, solo, come una vittima qualunque. E Renzo e Lucia? Loro sopravvivono, si ritrovano. In un modo terribile, quasi paradossale, la peste diventa una specie di livella sociale. Una giustizia tremenda, ma una giustizia.
E il loro incontro finale non è una scena romantica in un prato fiorito. No, Renzo ritrova Lucia nel lazzaretto di Milano, un luogo di morte, un inferno in terra dove migliaia di persone stanno morendo. Il loro amore rinasce lì, nell'epicentro del disastro. È la prova che qualcosa può sopravvivere anche quando tutto il resto crolla. Ok, ma allora, dopo tutta questa distruzione, cosa rimane? Qual è il succo della storia? Vediamo insieme cosa ci lascia Manzoni. Qual è il messaggio di speranza che emerge da questo caos? Beh, la peste passa. Il loro nemico, Don Rodrigo, non c'è più e così finalmente Renzo e Lucia si possono sposare. Se ne vanno, iniziano una nuova vita, mettono su famiglia. Certo, hanno sofferto tantissimo, ma quella sofferenza li ha resi più forti, più saggi. Hanno capito qualcosa di profondo sulla vita. Insomma, dalle macerie della storia, loro sono riusciti a costruire qualcosa di nuovo. E c'è una battuta finale, quasi comica nella sua tragicità, detta proprio da Don Abbondio, il personaggio più pauroso di tutti. A un certo punto dice, più o meno, «Se la peste facesse sempre così, sarebbe quasi un peccato parlarne male». È un'osservazione amara, certo, ma incredibilmente lucida. La peste, un disastro naturale, ha fatto quella giustizia che gli uomini e le loro leggi non sono mai riusciti a fare. E alla fine, la domanda che ci lascia Manzoni è potente. E ci tocca da vicino, anche oggi. La sua storia, ambientata nel Seicento, ci chiede di guardarci intorno. I grandi eventi che stiamo vivendo adesso, le crisi, i cambiamenti, le guerre, in che modo stanno plasmando le nostre piccole vite personali? Forse, come Renzo e Lucia, anche noi siamo dentro un turbine e non ce ne rendiamo nemmeno conto. Una riflessione enorme che ci fa capire quanto questo romanzo sia ancora incredibilmente attuale.